Rieccoci con un nuovo video, quest'oggi come potete notare con due mazzi, ossia i Casanova Tarot e i Romantic Tarot. Come appunto avrete anche già letto nel titolo, quest'oggi appunto ci occuperemo di sapere qualcosa in più circa il San Valentino dell'uomo che voi frequentate in gran segreto con la sua compagna ufficiale. Quindi cerchiamo di capire sia da un punto di vista appunto sentimentale, emotivo, che anche da un punto di vista ovviamente erotico e sensuale, come ovviamente questa coppia, quindi la coppia formata dall'uomo che appunto frequentate in gran segreto e la compagna ufficiale, andranno appunto a trascorrere e a vivere questo San Valentino. Ovviamente, come avrete già notato, questa è una stesa a doppia variante. Chi mi segue sul canale già lo sa appunto che io alterno video a una variante unica a video a doppia variante, ovviamente per cercare di accontentare un po' tutti, proprio perché so che alcuni di voi amano particolarmente la doppia variante, altri invece la variante unica. Ebbene, quest'oggi sarà un video a doppia variante, variante 1 e variante 2, tra appunto le quali potrete scegliere. Quindi cerchiamo appunto di capire come l'uomo con il quale avete una relazione ovviamente segreta andrà a trascorrere il giorno di San Valentino con la compagna ufficiale. Ragazzi, io per compagna ufficiale intendo moglie, ma anche fidanzata, convivente, comunque una persona che lui ha ufficialmente al suo fianco, d'accordo? Quindi non necessariamente ovviamente una moglie. Può essere anche appunto una convivente o una fidanzata. Comunque, come trascorrerà ovviamente questa giornata e serata da un punto di vista sentimentale e ovviamente anche da un punto di vista erotico. Dunque, possiamo appunto iniziare con la prima variante. Dunque, per il principio di sincronicità, iniziamo appunto a mescolare ovviamente i Casanova Tarot per primi, quindi cerchiamo di capire appunto come quest'uomo appunto trascorrerà il giorno di San Valentino con la compagna ufficiale da un punto di vista ovviamente erotico e sensuale. Vediamo un po' se ci saranno dei contatti, un avvicinamento o un riavvicinamento, momenti di tenerezza. Vediamo un po'. Perfetto, e dunque iniziamo appunto a mescolare i Romantic Tarot per quanto riguarda ovviamente invece l'aspetto sentimentale ed emotivo. Vediamo un po'. Perfetto. Allora, iniziamo dunque dall'aspetto erotico sensuale, cioè cerchiamo di capire obiettivamente che cosa accadrà appunto tra questa persona e la compagna ufficiale, ovviamente rimanendo nell'ambito, chiaramente ragazzi, del San Valentino. Vediamo un po'. E qui abbiamo la carta della giustizia. E qui abbiamo la carta della morte. Allora ragazzi, queste due persone parleranno di tutto, fuorché ovviamente evidentemente di sessualità e sensualità. Perché? Entrambe queste carte innanzitutto sono arcani maggiori, quindi sia la morte, 13° arcano maggiore, che ovviamente l'arcano della giustizia, non parlano assolutamente di sessualità, bensì sono due arcani che parlano di freddezza, soprattutto in particolar modo la carta della giustizia, ossia queste due persone cercheranno di mantenere il giusto equilibrio nell'ambito della propria coppia per disincentivare un cambiamento, cioè
nessuno dei due in questo momento, nel momento presente, ha voglia e intenzione di sconvolgere la propria vita. Quindi, ovviamente, per il famosissimo quieto vivere, queste due persone eviteranno contatti fisici, ma ovviamente eviteranno anche di bisticciare. Quindi rappresenta per loro un momento di tregua. È chiaro che però l'arcano della morte ci parla appunto di un addio. Quindi molto probabilmente questo, diciamo, momento di tregua sarà l'ultimo rispetto ovviamente al futuro, che invece prevede una enorme trasformazione per quanto riguarda questo rapporto. Ragazzi, io vi confermo, ragazzi e ragazze, che la carta della morte parla di un cambiamento che però viene molto rallentato, diciamo, dalla carta della giustizia, cioè da questo bisogno in qualche modo di equilibrio, appunto, i due piatti appunto della bilancia, proprio per cercare di in qualche modo in questo momento peggiorare di troppo la situazione. Queste due persone sono terribilmente consapevoli, direi anche un po' amaramente consapevoli, che tra di loro non c'è più nulla. Né Casanova Tarot, il 13° arcano, è la carta ovviamente della morte e del bacio d'addio. Quindi, obiettivamente, queste due persone sanno che sicuramente andranno incontro in futuro a un addio, quindi ad un allontanamento, come diciamo condizione quasi ovvia, quasi fisiologica, diciamo, del loro rapporto. Per il momento però non hanno intenzione di in qualche modo creare uno tsunami di emozioni, litigi, vendette, ripicche e altro, perché cercano e cercheranno, almeno vi ripeto nei prossimi giorni ovviamente, di mantenere tutto sotto controllo per non accendere troppo discussioni e animi. Quindi sono due carte che parlano di, vi ripeto, freddezza, consapevolezza circa il futuro, circa il fatto che ovviamente il loro rapporto è arrivato ormai alla frutta, che tra di loro non c'è più niente, che non si desiderano neanche più, perché vi ripeto ragazzi che soprattutto la carta della giustizia è in realtà, diciamo, un arcano antitetico proprio rispetto per esempio al diavolo, al 2 di coppe, cioè o all'asso di bastoni, cioè questa carta parla di tutto fuorché proprio di sessualità, quindi la carta della giustizia parla proprio di magari dialoghi, momenti comunque di convivialità, ma non di divertimento, Vi ripeto, situazioni che in qualche modo possono portare queste persone ad una più pacifica convivenza, ma non c'è una carta che parla d'amore, non c'è una carta che parla di sessualità, non c'è una carta che parla di attrazione. Questo però, ragazzi, vale per entrambi, poiché ovviamente qui in questa, diciamo, piccola parte distesa tra questi due arcani non è comparsa una carta di corte o comunque per esempio l'imperatrice piuttosto che l'imperatore, che facciano appunto capire chi dei due in questo momento è più frenato dell'altro. In questo caso abbiamo una situazione di coppia generale che vale per entrambi ovviamente i coniugi o comunque i partner, quindi entrambi non hanno più interesse nell'uno e nell'altra, quindi non solo lui è completamente disinnamorato di lei, ma ovviamente anche lei, cioè anche lei è assolutamente consapevole del fatto che ovviamente tra di loro non ci sia più nulla. Quindi, vi ripeto, cercheranno di moderare le proprie azioni, cercheranno di evitare di accendere, diciamo, conflittualità, agiranno in maniera molto razionale e soprattutto, vi ripeto, mirando all'equilibrio e ad una temporanea armonia, andando quindi un po' a bloccare, a rallentare il cambiamento di cui loro hanno terribilmente paura. In realtà però sono altrettanto, vi ripeto, consapevoli che qui il cambiamento sarà necessario, che ci sarà, ma ovviamente
a suo tempo, d'accordo? Quindi si sta parlando di cambiamenti che loro prevedono sicuramente entro qualche mese. Ecco, la carta della morte non è una carta, diciamo, molto lenta, è una carta comunque dai tempi piuttosto veloci, però vi ripeto, ahimè, questa, diciamo, velocità di realizzazione è ritardata da una delle carte degli arcani più lunghi, cioè la giustizia, che assieme alla temperanza e all'eremita rappresentano tempistiche veramente epocali, quindi addirittura di diversi mesi se non anni, d'accordo? Quindi questa è una coppia che in qualche modo non ama il cambiamento, è spaventata dal cambiamento, non ama le novità, è una coppia che ha bisogno della propria zona di comfort e chiaramente una separazione o un divorzio peserebbe molto su questo loro bisogno e necessità. È chiaro che però sanno di non poter ovviamente evitare l'inevitabile. Cioè, sanno che tra di loro ci sarà sicuramente il bacio d'addio, quindi sicuramente un allontanamento definitivo. Per ora però vogliono cercare di mantenere, diciamo, educatamente le distanze l'uno dall'altra. Quindi non ci sarà uno dei due che cercherà magari anche di sedurre l'altro, no, nemmeno lei. Di conseguenza cercheranno semplicemente equilibrio, perché ovviamente, vi ripeto, sono persone che ormai ovviamente hanno rinunciato al vivere una storia a tutto tondo, una storia fatta di sentimenti, di passione, di fuoco, anche perché qui non c'è più nulla obiettivamente. Sono due persone che quando pensano alla loro coppia ovviamente vi pensano in modo totalmente razionale, come tipico della giustizia, per cercare, vi ripeto, in qualche modo di non rovinare, ecco, diciamo così, i prossimi giorni creando magari un clima esplosivo. D'accordo? Però nessuno dei due ha nessun interesse, diciamo, da un punto di vista assolutamente erotico nei confronti dell'altro. D'accordo? Quindi, vi ripeto, sicuramente è una coppia che sta già pensando a un cambiamento radicale che potrebbe essere doloroso, ragazzi, perché ovviamente la carta della morte è un arcano molto bello. Io amo questo arcano perché rappresenta un cambiamento veramente e un'evoluzione veramente molto importante nella vita di un individuo. Però ovviamente, ragazzi, è comunque un'evoluzione molto forte, quindi prevede e prevederà sicuramente del dolore. Questo, ragazzi, sicuramente. Però, vi ripeto, in questo momento non vogliono in qualche modo sconvolgere più di tanto la loro esistenza. Ovviamente, rispondendo però alla domanda, ci saranno rapporti? No. Ci saranno tenerezze, baci, carezze? No. Quindi è una coppia che cercherà di in qualche modo mantenere un clima il più possibile, diciamo, equilibrato, senza però tentare in qualche modo di anche semplicemente avere un approccio che ovviamente nessuno dei due desidera. D'accordo? Cioè, la carta della giustizia, ragazzi, è una carta molto severa. Evidentemente lei sino ad ora non ha fatto nulla per conquistare lui o cercare di riconquistarlo e ovviamente identicamente anche lui. Cioè, sono due persone che fondamentalmente sono state causa primaria, ovviamente a prescindere da voi, della rottura e comunque del disequilibrio nell'ambito del loro rapporto, perché nessuno, come appunto ci vuole raccontare la carta della giustizia, nessuno dei due ha mai fatto niente per cercare di sistemare davvero il loro rapporto. Questo soprattutto da un punto di vista erotico, cioè non abbiamo una lei in qualche modo intenta nel volerlo appunto sedurre o stuzzicare. Qui abbiamo una persona molto fredda, perché tra l'altro la giustizia di solito è un'energia ovviamente femminile, che però rappresenta una certa severità, una certa freddezza e, se vogliamo, anche una non propensione alla sessualità. Quindi non è una donna, diciamo, particolarmente focosa, non è una donna che ha mai amato particolarmente il sesso, ed è proprio di questa situazione soprattutto di cui appunto lui si è stancato, cioè il cambiamento, la morte si staglia proprio su questa situazione, diciamo, di pesantezza e effettivamente di mancanza totale di contatto
contatto fisico, d'accordo? Quindi come vedete queste due carte danno proprio la sensazione di un qualche cosa che ormai è venuto a mancare e verrà a mancare. Si cercherà semplicemente equilibrio, niente di più, niente di meno, d'accordo? Quindi vi ripeto, non ci saranno fuochi e fiamme da un punto di vista passionale. Questa è una coppia che in qualche modo cercherà anche magari di fare buon viso a cattivo gioco, però vi ripeto, qui non c'è nessuna forma di avvicinamento, anzi sono assolutamente pienamente consapevoli del fatto che il loro rapporto, vedete, è morto, è defunto definitivamente e che qui ormai non c'è più niente da fare. Vediamo ora invece con i Romantic Tarot come sarà invece questa giornata per loro da un punto di vista sentimentale e ovviamente emotivo. Qui abbiamo la carta del Sole e qui abbiamo la carta dell'8 di spade, come volevasi dimostrare. Allora ragazzi, la carta del Sole rappresenta obiettivamente un grande amore. Un amore, ovviamente, che non c'è più perché è bloccato e quindi ostacolato dall'8 di spade. Ragazzi, l'8 di spade rappresenta una tensione, diciamo, emotiva tra i due, che ormai è palese, cioè si taglia praticamente con il coltello, cioè obiettivamente è una situazione, diciamo, di coppia che sta praticamente arrivando al limite. L'8 di spade è appunto l'ottavo arcano minore delle spade, quindi si sta pericolosamente avvicinando al 10 di spade, che rappresenta la chiusura drastica e definitiva di un ciclo della propria vita per iniziarne uno completamente nuovo. Dunque, sulla carta del loro rapporto, quindi dell'amore che c'è magari stato inizialmente tra queste due persone, quindi la carta del Sole, ad oggi c'è ovviamente la carta dell'8 di spade, quindi un rapporto che fa acqua da tutte le parti. Attenzione ragazzi che parliamo di spade, quindi le spade che cosa ovviamente ci fanno pensare? Sicuramente a delle menzogne. Le spade rappresentano appunto le bugie, rappresentano il non detto e ahimè rappresentano anche diciamo i tradimenti, d'accordo? Quindi non è proprio una bella coppia, diciamo, è una coppia che potrebbe essersi appunto tradita, questo ripeto sia lui che lei, anche più e più volte. Quindi sicuramente l'8 di spade parla di tranelli, parla di menzogne, parla di truffe, in questo caso ovviamente truffe sentimentali, ordite ai danni l'uno dell'altra. Quindi sicuramente tra queste due persone ci sono sempre stati pensieri clandestini, ovviamente, che in qualche modo hanno contribuito a, diciamo, rendere sempre più profondo in qualche modo il solco tra queste due persone, fino a trasformarlo in una vera e propria voragine. L'8 di spade parla di prigionia, quindi parla anche del sentirsi in prigione rispetto ad un amore di cui entrambi hanno bisogno, cioè lei avrebbe bisogno di essere di nuovo amata da un'altra persona e lui evidentemente da voi. In realtà però purtroppo queste due persone sono obbligate a rimanere ancora momentaneamente, ma ve l'avevo detto ragazzi, con ovviamente questi due arcani, l'arcano della morte e l'arcano della giustizia, momentaneamente è una coppia ovviamente destinata in qualche modo a permanere ancora nell'immediato futuro, se non altro in coppia, quindi assieme. L'8 di spade parla di ragioni che innanzitutto hanno come origini, cioè le motivazioni per cui queste due persone, diciamo, tendono a voler rimanere insieme, sono motivazioni appunto legate generalmente appunto all'ambiente che li circonda, quindi a tutte le persone che sanno del loro rapporto e fanno parte del loro rapporto. Potrebbero essere soprattutto parenti, genitori, fratelli, sorelle, piuttosto che amici di vecchia data, piuttosto che appunto colleghi. Cioè tante persone in qualche modo fanno il tifo per questo rapporto, in maniera ovviamente sbagliata, perché abbiamo detto che qui non c'è più niente tra di loro, e di conseguenza però
diciamo in maniera indiretta, li obbligano, tra virgolette ovviamente, a in qualche modo per il momento non rivelare la realtà appunto drammatica del loro rapporto, cioè queste due persone si stanno nascondendo allo sguardo degli altri. Identicamente si comporteranno nel giorno di San Valentino, cioè potrebbero ad esempio postare sui social la classica foto di queste due persone abbracciate. Attenzione, è una mossa fatta solo ed esclusivamente per in qualche modo, diciamo, accontentare tutti questi fan della coppia, d'accordo? Ma vi ripeto, tra queste due persone c'è l'8 di spade. Ora, vi ripeto, quello che trattiene tantissimo questa coppia dal in qualche modo lasciarsi in questo momento è proprio il giudizio altrui, perché l'8 di spade parla di critiche, parla di malelingue, parla di pettegolezzi e parla di scandali. Quindi sicuramente queste persone in questo momento temono terribilmente il giudizio degli altri, temono si sappia che per esempio si sono sempre traditi, temono il classico scandalo, temono comunque in qualche modo anche di deludere le persone che in qualche modo li circondano, vi ripeto, magari genitori, magari amici, fratelli e sorelle. Quindi queste due persone hanno paura particolarmente appunto del giudizio degli altri, di essere diciamo messi in pubblica gogna, d'accordo? E di conseguenza l'8 di spade parla di un sentirsi appunto in prigione. Vi parlavo appunto prima di uno dei significati dell'8 di spade, appunto della prigionia. Cioè queste due persone, quindi sia lui che lei, si sentono intrappolate, diciamo, entrambe queste due persone in un rapporto che non vogliono più. L'8 di spade parla del sentirsi soffocare addirittura all'interno di un rapporto che nessuno dei due vuole più. Però, vi ripeto, questa è una coppia che per il momento ha troppa paura, ragazzi, ve l'ho detto poco fa con la carta della morte e la giustizia, ecco, una coppia che ha troppa paura di creare scandalo, di creare uno tsunami di informazioni, di pettegolezzi, che possano in qualche modo ledere anche la loro immagine pubblica e sociale. Potrebbero essere per esempio due personaggi importanti o comunque due persone che appunto hanno una vita sociale molto movimentata, per cui diciamo una loro separazione, soprattutto in caso di scandalo e quindi in caso di tradimento, potrebbe diciamo destare particolari malelingue e pettegolezzi, d'accordo? Però vi ripeto, l'8 di spade è una carta pesante che parla proprio della prigione, quindi si sentiranno veramente soffocare, soprattutto in una giornata di questo genere dove dovranno fingere il sole, cioè dovranno fingere di andare d'amore, d'accordo, ma in realtà queste due persone non si vogliono manco sfiorare, abbiamo detto con la carta della giustizia e ovviamente della morte, però dovranno fare buon viso a cattivo gioco, d'accordo? L'8 di spade, ragazzi, parla, vi ripeto, di anche se vogliamo qualche bisticcio, che ovviamente arriverà successivamente a questa giornata, parla di qualche litigio, di qualche recriminazione o comunque qualche battuta di troppo molto pesante però che potrebbe appunto sfuggire dalla bocca di lui o dalla bocca di lei. Quindi sicuramente qui rischieranno nei giorni successivi comunque qualche bella e sonora litigata. Di conseguenza la situazione andrà sicuramente peggiorando man mano sino ad arrivare, come vi dicevo prima, alla carta della morte. Quindi diciamo ad un allontanamento ovviamente obbligato, fisiologico. Cioè ragazzi, tra queste due persone non c'è più niente. Cioè non hanno più nulla da dirsi e da darsi. D'accordo? Quindi l'8 di spade ci ribadisce proprio la possibilità che queste due persone vadano comunque nei giorni successivi a bisticciare, d'accordo? Perché, ahimè, l'8 di spade tra i tanti significati ha anche appunto quello di vendetta e comunque di rancore. Cioè queste due persone in qualche modo diciamo che non solo non vanno più d'accordo, ma molto spesso non si sopportano proprio più a pelle, per cui non vedono l'ora di punzecchiarsi l'un l'altro, appunto recriminando magari le mancanze dell'uno e dell'altra.
Queste sono due persone che, pur stando insieme, magari anche da tanti anni, hanno covato un rancore nei confronti dell'altro e dell'altra, a seguito appunto di queste mancanze, che li ha divisi ancora di più. Vi dicevo, cioè ha contribuito proprio a rendere questa divisione, questa separazione tra loro un solco veramente infinito, d'accordo? Quindi aspettatevi sicuramente un, diciamo, San Valentino in cui possano mostrare magari equilibrio, d'accordo? Però vi ripeto, qui non c'è amore, qui non c'è nulla, anzi si sentiranno soffocare e ovviamente non andranno assolutamente d'amore d'accordo nemmeno da un punto di vista erotico, d'accordo? Quindi sarà il classico, diciamo, rapporto di facciata che però ovviamente prevede dei cambiamenti importanti in atto soprattutto in futuro. L'8 di spade appunto è una carta di spade, le spade parlano di tempistiche un po' lunghe, d'accordo? Quindi sicuramente questi bisticci e comunque questa situazione si protrarrà oltre il giorno ovviamente di San Valentino, sino a portare nei prossimi mesi, ovviamente, perché le spade si riferiscono ai mesi, quindi nei prossimi mesi comunque ad un allontanamento, d'accordo? Quindi si avvicineranno sempre di più al 10 di spade, quindi alla chiusura di un ciclo. In questo momento non ci sono ancora arrivati, assolutamente no. È una coppia che fa buon viso a cattivo gioco, sono degli ottimi attori però, perché la carta del sole ci fa capire che queste due persone, agli occhi degli altri, sono invece una coppia ben assortita, ben riuscita, cioè poche persone sanno, se non addirittura nessuno, a parte voi ovviamente, che tra di loro non c'è più nulla e che è una coppia veramente pessima, dedita probabilmente al tradimento l'uno dell'altra da diverso tempo. Cioè, di primo acchito possono sembrare, diciamo, comunque due persone ben assortite, quindi sono dei discreti attori, cioè su questo c'è effettivamente di che complimentarsi. Chiaramente, ragazzi, questa è una situazione che lascia molta amarezza, cioè di una tristezza incalcolabile, d'accordo? Quindi il dover fingere dei sentimenti che non ci sono, credo sia altro che prigionia, cioè è una situazione veramente tremenda, d'accordo? In realtà purtroppo questa coppia con comunque questa stesa risulta in questa, diciamo, modalità, quindi modalità finzione, d'accordo? Quindi fingeranno, poi però ovviamente quando rimarranno da soli l'uno con l'altra, qui questi assolutamente neanche si sfioreranno, ma non vogliono neanche farlo sinceramente, vi ripeto, anche lei non è assolutamente dispiaciuta, anzi vuole anche lei prendere le distanze, cioè è particolarmente, diciamo, consapevole, però ecco è, diciamo, ciò che gli ruota attorno, che in qualche modo, diciamo, li blocca per il momento, d'accordo? Dunque ragazzi, direi che ovviamente le immagini sono piuttosto chiare, quindi sono sicuramente sia per i Casanova Tarot che per i Romantic Tarot delle carte di grande tristezza, di grande freddezza e solitudine. Ovviamente molto pesante è soprattutto l'8 di spade, che vi ripeto è una carta che parla proprio di insofferenza e addirittura di repulsione per una determinata situazione o persona, cioè sicuramente entrambi, quindi né lui né lei, vorrebbero mai trascorrere il San Valentino l'uno con l'altra, cioè tutto vorrebbero fuorché questo, d'accordo? Quindi è una carta di distruzione, vi ripeto, addirittura proprio di fastidio a pelle, e ve lo dicevo già con la carta della giustizia, cioè non vogliono nemmeno sfiorarsi queste due persone, d'accordo? Quindi sicuramente arriveranno ad un punto di svolta ovviamente negativo e comunque anche a sicuramente accuse reciproche, comunque litigi piuttosto forti, sino ad arrivare appunto alla carta della morte, d'accordo? Quindi sicuramente per quanto riguarda appunto la risposta alla domanda ovviamente della stesa, cioè se tra queste due persone ovviamente ci sarà qualcosa il giorno di San Valentino da un punto di vista erotico, la risposta è assolutamente no, non ci pensano neanche, addirittura vi ripeto qui si parla di repulsione, fastidio proprio a pelle, quindi figuriamoci. Da un punto di vista sentimentale ancora peggio, cioè sono proprio due persone che non si sopportano, cioè provano proprio insofferenza, cercheranno semplicemente, vi ripeto, di avere dei dialoghi il più possibile pacifici, però ovviamente non ce la faranno per lungo tempo ad avere, diciamo, questo
rispetto l'uno per l'altra apparente ovviamente, perché abbiamo visto che queste due persone comunque si sono sempre tradite, quindi il rispetto non c'è mai stato. Comunque tenderanno a voler fingere, ma arriveranno un momento in cui poi la finzione, ragazzi, non si può più mantenere, d'accordo? Va bene la recita, però prima o poi il sipario deve calare, d'accordo? E calerà ovviamente, no? Le situazioni, ragazzi, non procedono in eterno, possono procrastinare quanto vogliono, ma prima o poi il karma ha sempre l'ultima parola, d'accordo? Non possono sentirsi in prigione a vita, prima o poi tutti dalla prigione vogliamo fuggire, d'accordo? Dunque, ovviamente per voi è un'ottima stesa, sicuramente sono delle ottime notizie, ovviamente per quanto invece riguarda questa coppia, decisamente no, quindi non dovete assolutamente preoccuparvi perché non vivranno assolutamente un bel San Valentino. Questo ovviamente, ragazzi, per quanto riguarda la prima variante, d'accordo? Come sempre ovviamente mi raccomando, godetevi comunque voi queste future giornate, buona fortuna e a presto! E dunque possiamo appunto iniziare la seconda variante con i Casanova Tarot e con i Romantic Tarot. Dunque, per chiunque di voi appunto scelga la seconda variante, iniziamo appunto a mescolare i Casanova Tarot, proprio per cercare di capire appunto come questa coppia trascorrerà il giorno di San Valentino da un punto di vista ovviamente erotico e sensuale. Quindi estraiamo appunto due carte dal mazzo, vediamo un po'. E ovviamente appunto mescoliamo anche i Romantic Tarot proprio per cercare di capire appunto come procederanno i prossimi giorni, quindi il giorno di San Valentino in particolar modo ovviamente tra queste due persone per quanto riguarda appunto l'aspetto ovviamente emotivo e sentimentale. Vediamo un po'. Perfetto, dunque, allora, come potete vedere qui appunto abbiamo due carte per ovviamente ciascun mazzo. Per quanto riguarda ovviamente i Casanova Tarot, l'aspetto erotico sensuale, per quanto riguarda i Romantic Tarot, ovviamente invece l'aspetto emotivo. Dunque, iniziamo appunto con l'aspetto erotico, quindi Casanova Tarot, vediamo un po'. Qui abbiamo il 10 di denari e qui abbiamo l'asso di spade. Anche in questo caso, come nella variante precedente, una tremenda freddezza, quindi non c'è una carta in questo caso che ovviamente parli di, diciamo, amore o comunque di desiderio fisico. Il 10 di denari, vedete, parla comunque di una situazione, diciamo, di equilibrio. Comunque entrambi cercheranno anche in questo caso di fare buon viso a cattivo gioco, ma non ci saranno assolutamente contatti. Ecco, magari rispetto alla variante precedente dove c'era proprio una profonda repulsione tra ovviamente i due partner, in questo caso il 10 di denari può parlare di qualche, diciamo, tenerezza in più, che però non sfocia in rapporti fisici completi. Chiaro? Quindi 10 denari parla di, vedete, comunque un atteggiamento, diciamo, dolce, anche tenero, chiaramente, che però non arriva a nulla, ma arriva a un asso di spade. L'asso di spade ovviamente non parla di sessualità, parla comunque di un parlare, appunto, perché gli assi si riferiscono in particolar modo a delle comunicazioni che, essendo di spade, non saranno, diciamo, del tutto pacifiche tra di loro. È chiaro che però questa è una coppia sicuramente molto più matura e consapevole rispetto alla coppia della variante precedente. Perché?
Queste due persone con questo asso di spade rappresentano due persone, vi ripeto, molto mature, che in qualche modo riusciranno a dirsi, diciamo, in maniera molto chiara, senza peli sulla lingua e soprattutto senza paure, che tra di loro obiettivamente è tutto finito. Cioè, questo San Valentino, comunque queste giornate ovviamente inerenti a questa festività, evidentemente saranno molto utili per ritrovarsi, diciamo, faccia a faccia ed evidentemente discutere o dirsi quel qualcosa in più, quindi quella verità in più riguardo al loro rapporto, a ciò che non va del loro rapporto. Ragazzi, l'asso di spade, non ovviamente in questo mazzo, i mazzi più tradizionali, è appunto rappresentato da una spada che squarcia un cielo molto nuvoloso, lasciando appunto intravedere al di sotto comunque un cielo molto più bello, quindi comunque un cielo azzurro che parla di verità, di trasparenza, di limpidezza. Quindi sicuramente queste due persone si parleranno, avranno modo anche di guardarsi negli occhi e ovviamente di vedere effettivamente tutto ciò che va e che non va nel loro rapporto. L'asso di spade, ragazzi, parla di dichiarazioni, parla di comunicazioni, di dialoghi diretti, chiari, che fanno vedere le cose così come stanno. Quindi, obiettivamente, queste due persone avranno modo di discutere, avranno modo di parlare. Non è un asso di coppe, ragazzi, non si ritroveranno innamorati l'uno dell'altra, non è un asso di bastoni, non si ritroveranno a desiderare l'uno l'altra, però comunque, se non altro, anche semplicemente ad arrivare ad una sorta di accordo. Vi ripeto, il 10 di denari parla comunque di atteggiamenti benevoli, cioè queste due persone sono evidentemente ad uno stadio successivo rispetto appunto alla coppia della variante precedente, perché queste due persone hanno già ben in mente e ovviamente ben chiara nella propria mente la loro situazione, quindi hanno capito e compreso perfettamente che tra loro ovviamente non c'è più nulla e se lo diranno, cioè avranno il coraggio proprio di parlare di ciò che va e che non va nel loro rapporto, cioè non saranno degli attori da Oscar, diranno le cose così come stanno, in maniera chiara, in maniera semplice, in maniera molto diretta. Vi ripeto, ci potrebbero comunque essere dei momenti di tenerezza tra entrambi, ma vi ripeto, soltanto momenti di tenerezza. Quindi, vi ripeto, nulla che poi porti ad un vero e proprio rapporto o soprattutto, diciamo, ad un rapporto che possa essere passionale. Ragazzi, le carte di denari parlano innanzitutto di amicizia, le carte di coppe parlano d'amore, le carte di denari ovviamente, vi ripeto, d'amicizia, le carte di bastoni parlano per esempio di ambito professionale e ovviamente anche ambito strettamente erotico e sessuale. In questo caso appunto abbiamo un rapporto che più che essere un rapporto tra marito e moglie è un rapporto tra due amici, tra due persone che si conoscono molto bene evidentemente e che sanno, sono consapevoli di ciò che effettivamente non va nel loro rapporto. Quindi vi ripeto, è una coppia diciamo piuttosto matura rispetto anche alla maggior parte magari delle coppie che ovviamente ci sono tutt'oggi, ma vi ripeto sono persone in grado di parlare senza dover litigare, cioè questa carta, questo asso di spade ragazzi non è una carta di litigio, assolutamente no. Cioè queste persone in maniera molto tranquilla e molto pacifica riusciranno in maniera, vi ripeto, molto matura soprattutto a parlarsi e comunque a trascorrere diciamo una serata o comunque una giornata senza diciamo accendere delle discussioni e senza nemmeno volerlo fare, però ovviamente non fingendo che tra di loro ci sia un grande amore, d'accordo? Quindi vi ripeto, sicuramente queste sono due persone che potrebbero appunto in qualche modo voler tentare appunto di diciamo avere un dialogo costruttivo che non li riporti all'amore ma a vedere le cose così come stanno in maniera molto amichevole, cioè queste due persone non sono due amanti, cioè non sono due persone che si amano, che si desiderano, sono due amici di vecchia data che si conoscono molto bene e che si ritroveranno appunto a discutere l'uno appunto con l'altra sul loro rapporto, quindi ne approfitteranno magari evidentemente per stare da soli, proprio per in qualche modo mettere un punto alla situazione.
d'accordo? Quindi, vi ripeto, è comunque una coppia che non vivrà sicuramente una situazione eroticamente palese, quindi non ci saranno rapporti per rispondere alla domanda, ovviamente. Ci saranno sicuramente dei momenti di, per esempio, dolcezza, di tenerezza, ma per esempio quell'abbraccio che ci si può in qualche modo riservare tra amici, d'accordo? Quindi nulla di più. Però vi ripeto, non è una coppia che in qualche modo possa essere sul piede di guerra, anzi è una coppia molto consapevole, questo sicuramente gli fa onore, d'accordo? Cioè non hanno voglia in qualche modo di litigare, di scontrarsi, non c'è rancore in questa coppia, assolutamente no. È una coppia che ha bisogno però di confrontarsi per dirsi in faccia effettivamente che cosa ormai tra di loro non va più. Cosa tra di loro non va in particolar modo, ragazzi? Allora, uno dei significati dell'asso di spade è la gelosia e la possessività. Uno dei due, o lui o lei, perché qui non mi viene specificato, quindi o uno o l'altra, hanno una, diciamo, particolare propensione alla possessività e quindi alla gelosia. Cioè, l'elemento che ha in qualche modo rovinato il loro rapporto è sempre ovviamente stato la gelosia e ovviamente la possessività. Ora, non mi viene specificato da alcuna carta di corte, non mi viene specificato ovviamente da un'imperatrice piuttosto che da un papa. Qui ovviamente non c'è una carta di corte. Nel caso in cui al posto del, ovviamente, 10 di denari vi fosse uscita per esempio la regina di denari, vi avrei detto che comunque è lei ad essere molto gelosa, oppure il re di denari, lui. In questo caso non ci viene specificato, d'accordo? Quindi entrambi potrebbero anche essere entrambi, perché no? Diciamo particolarmente gelosi e quindi la gelosia e la possessività ha in qualche modo contribuito a ledere il loro rapporto. Quindi potrebbero anche parlare di questo, Quindi anche magari dei sospetti, attenzione, che l'uno potrebbe avere nei confronti dell'altra. E potrebbero esserci delle dichiarazioni ovviamente inaspettate. Cioè, dico che lui potrebbe in qualche modo, diciamo, confermare i sospetti di lei o parlare a lei di voi. Però potrebbero esserci comunque delle dichiarazioni forti e importanti circa, vi ripeto, soprattutto la gelosia, l'estrema appunto gelosia che ha sempre in qualche modo caratterizzato il loro rapporto, d'accordo? Quindi sicuramente questa è una coppia che obiettivamente ha avuto delle problematiche, che comunque ha affrontato dei momenti molto negativi, ma è una coppia che comunque, nonostante il tradimento, ha sempre comunque cercato di esserci l'uno appunto per l'altra, nonostante i sospetti, nonostante appunto questa gelosia, perché qui c'è molta amicizia, c'è quasi senso di fratellanza in questo caso appunto tra lui e lei, d'accordo? Quindi sono comunque appunto due persone legate d'amicizia che, se vogliamo, per un certo senso possono anche avere una certa complicità, però vi ripeto, non è una complicità d'amore, non è una complicità tantomeno ovviamente sessuale, ma ovviamente è una complicità tra amici. D'accordo? Quindi sono due persone che ovviamente vivono sotto lo stesso tetto, che comunque se non altro provano dell'affetto, non stiamo parlando d'amore, stiamo parlando di affetto, e che molto probabilmente appunto hanno aiutato anche l'un l'altra, diciamo, in riferimento a problematiche con la propria famiglia di origine, perché il 10 di denari parla appunto della famiglia d'origine dell'uno e dell'altra, quindi potrebbero essere intervenuti per aiutare, per esempio, magari anche economicamente, perché parliamo di denari, la famiglia appunto di origine di lui o di lei. Cioè vi faccio un esempio, per esempio appunto lui potrebbe aver prestato del denaro ai genitori di lei, o viceversa, quindi lei potrebbe aver aiutato economicamente la famiglia di lui. Quindi in realtà si sono grati, l'un l'altra proprio, in riferimento a, diciamo, dei momenti di grande generosità, come tipico appunto dei denari, avvenuti appunto ovviamente tempo fa, sicuramente in passato. Quindi ecco perché non c'è rancore tra queste due persone, vi ripeto, nonostante soprattutto questa gelosia. Però l'asso di spada è una carta molto bella perché parla di consapevolezza, parla del potere di scegliere, quindi
è una coppia che ha capito che qui qualcosa deve cambiare, d'accordo? E hanno capito che tra di loro ormai, diciamo, non c'è più quel legame, diciamo, d'amore e comunque eroticamente importante che dovrebbe esserci in una coppia, d'accordo? Ma lo faranno sicuramente senza litigio, senza bisticcio, però chiaramente qui non si può parlare ovviamente di sessualità, anche queste due carte come nella variante precedente rappresentano appunto comunque una situazione diciamo di grande freddezza. In questo caso ecco magari dei momenti in più di tenerezza, qualche abbraccio, ma vi ripeto tutto diciamo quasi fraterno, d'accordo? Ora vediamo invece tra i Romantic Tarot appunto che cosa accadrà tra queste due persone da un punto di vista sentimentale ovviamente ed emotivo. Qui abbiamo il Fante di bastoni e qui abbiamo il Fante di denari. Allora ragazzi, innanzitutto nel caso in cui questa coppia abbia ovviamente dei figli, quindi siano entrambi ovviamente genitori, magari anche di più di un figlio, ovviamente i due paggi rappresentano i due figli, quindi sicuramente staranno con i loro figli. Ecco perché il 10 di denari, che parla appunto di famiglia anche numerosa. Quindi molto probabilmente non trascorreranno appunto il giorno di San Valentino da soli o comunque magari inizialmente da soli, ma poi saranno raggiunti, vi ripeto, dai figli o comunque da degli amici, per esempio nel caso in cui sia una coppia molto giovane, da degli amici altrettanto giovani che appunto porteranno un po' di allegria diciamo alla situazione. È chiaro ragazzi che qui abbiamo due paggi. Quindi sicuramente ritorna al discorso del dialogo, perché i paggi parlano appunto di comunicazioni, addirittura qui abbiamo due paggi, quindi sicuramente sono due persone che avranno modo di parlare tanto e di discutere tanto, però non c'è una carta di coppe, quindi obiettivamente anche in questo caso abbiamo paggio di bastoni e paggio di denari, quindi non parleranno d'amore tra queste due persone, non c'è più amore ragazzi, quindi quando non c'è rispetto non c'è amore, quindi sicuramente sono persone che, vi ripeto, in questo momento hanno voglia, proprio tanta voglia, di raccontarsi, quindi evidentemente sarà un momento molto importante per loro, dove proprio potersi raccontare tutto, magari delle cose che non si sono mai detti l'un l'altro fino ad ora, ecco, lo faranno proprio in queste giornate appunto dedicate all'amore, ovviamente però informazioni che non porteranno allo sviluppo o alla rinascita del loro rapporto, perché? Perché sono due fanti, d'accordo? Quindi sicuramente queste due persone diciamo avranno modo di raccontarsi, di in qualche modo anche scoprirsi in riferimento magari a certe novità, però nulla di che. D'accordo? Quindi qui non si sta parlando di un amore che rinasce, qui non si sta parlando di progettualità per il futuro, qui non si sta parlando di una coppia che in qualche modo ha intenzione di, diciamo, ricostruire il proprio rapporto. Qui stiamo parlando di una coppia che parlerà tanto, discuterà tanto e che potrebbe appunto essere poi raggiunta a fine serata oppure comunque potrebbe voler coinvolgere magari sin da subito amici, conoscenti, parenti, vi ripeto soprattutto due energie maschili giovani e ovviamente anche eventualmente figli nel caso in cui abbiano appunto dei figli, d'accordo? Quindi sicuramente queste persone avranno modo di trascorrere comunque una serata tutto sommato senza infamia e senza lode. Vi ripeto, non ci sarà un avvicinamento o riavvicinamento a livello emotivo, non è uscita una carta di coppe, quindi una coppia che assolutamente non in qualche modo vedrà in questa giornata un momento di litigio e di recriminazioni, non porterà a sua volta, come invece nella variante precedente, comunque a forti litigi in futuro. Questa è una coppia che ha bisogno di parlare molto per decidere cosa fare e come agire, perché il Fante di bastoni e il Fante di denari parlano di decisioni pratiche, bastoni, sui denari, cioè per esempio come dividere il loro patrimonio, come gestire comunque andando avanti nel tempo le loro risorse economiche, eventualmente in caso di separazione, in caso di divorzio. Quindi è una coppia che parlerà tanto, si racconterà tanto, magari anche si confiderà tanto, ovviamente in riferimento anche e soprattutto a movimenti economici.
che ovviamente questa coppia sarà chiamata a fare, perché i denari parlano sempre di movimenti economici, Quindi sicuramente qui c'è del movimento per quanto riguarda il denaro, ma ovviamente non c'è, lo ripeto ragazzi, movimento per quanto riguarda l'amore. In futuro, vi ripeto, per questa coppia, ovviamente guardando queste 4 carte, ecco, vi ripeto, è una coppia che sicuramente già ha pensato ad un cambiamento profondo della loro storia e della loro convivenza, d'accordo? Nel caso in cui ci sia. È una coppia che ha capito molto di sé, ha capito cosa va e cosa non va, ma in questo momento vuole parlarne razionalmente per prendere bene i contorni della situazione e ovviamente cercare di capire come poter agire in futuro, in riferimento soprattutto all'aspetto economico, che sarà evidentemente anche parte preponderante per quanto riguarda proprio appunto queste loro discussioni, perché i fanti parlano appunto anche di organizzazione proprio pratica per quanto appunto riguarda evidentemente anche il loro futuro da un punto di vista però proprio economico-finanziario, d'accordo? Ecco, in questa variante rispetto alla variante precedente abbiamo un elemento di positività in più in riferimento a voi, ossia 2 carte di ovviamente fanti possono farci appunto pensare, quindi questi 2 paggetti possono farci pensare a delle comunicazioni anche fatte a voi, cioè lui potrebbe farsi sentire in questi giorni. Quindi potrebbe appunto volervi chiamare e volervi appunto contattare, nonostante, vi ripeto, lui comunque sia pacificamente impegnato, diciamo, in questo rapporto. Comunque vi ripeto, un rapporto molto chiaro, un rapporto molto maturo tra 2 amici, più che ovviamente tra 2 persone che stanno insieme, ovviamente, d'accordo? Quindi non ci sono molte paure nell'ambito di questa coppia, una coppia molto direi più matura rispetto alla coppia precedente, che è già a un passo avanti rispetto alla coppia della variante precedente. Non hanno paure, non temono in qualche modo anche pettegolezzi, malelingue da parte degli altri, addirittura lui si sente libero di potervi contattare. Quindi diciamo che c'è molta libertà tra queste 2 persone, nonostante questa gelosia e morbosa possessività che ha caratterizzato il loro rapporto e che ha contribuito a rovinarlo. Quindi molto probabilmente lui o lei o entrambi hanno imparato ovviamente dagli errori del passato, quindi probabilmente anche a lasciare un po' più libera l'altra persona, d'accordo? Però vi ripeto, non è una coppia rancorosa, non è una coppia comunque sul piede di guerra, è una coppia che agirà in maniera pratica e concreta per gestire il proprio futuro e fare in modo che nessuno dei 2 possa ovviamente poi in qualche modo avere risvolti negativi in caso di allontanamento, separazione o divorzio, d'accordo? Ma affronteranno comunque il tutto in maniera molto pratica, in maniera molto razionale, come vi dicevo con l'asso di spade. Ecco, momento importante in cui decideranno cosa fare del loro rapporto, questo sicuramente, però vi ripeto, tra queste 2 persone, proprio per rispondere ovviamente alla domanda della stesa, non ci saranno rapporti ovviamente fisici e comunque ci sarà un bel dialogo, un dialogo fatto di nuove scoperte, comunque un dialogo positivo che non prevede, diciamo, serenate e dediche d'amore, assolutamente no, ma comunque 2 persone che decideranno in maniera pratica e concreta sul da farsi del loro rapporto, d'accordo? Con anche eventualmente la presenza, nel caso in cui abbiano dei figli, di questi figli o comunque, vi ripeto, di amici o comunque di queste 2 energie maschili piuttosto divertenti che diciamo porteranno un po' di brio, d'accordo? Dunque ragazzi, come sempre ovviamente mi raccomando, cercate di vivere voi ovviamente in maniera molto positiva questi giorni con tranquillità e ovviamente soprattutto come sempre buona fortuna, tenete duro e ovviamente a presto.